Mentre le grandi potenze mondiali fanno la voce grossa, l'Italia, quasi in silenzio, ha messo in mare un'arma che da sola sta riscrivendo le regole del gioco navale in tutta Europa. Non parliamo di una corazzata dal nome rombante o di una super portaerei da 100.000 tonnellate. No, parliamo di qualcosa di molto più furbo, letale e soprattutto inaspettato. Come può una singola nave trasformare la marina militare in una forza così versatile e, per questo, così rispettata nel continente? La risposta ha un nome, inciso a caratteri cubitali sulla fiancata: Trieste. Quello che state per vedere non è solo il ritratto della più grande nave da guerra costruita in Italia dal dopoguerra. È la storia di una rivoluzione strategica, un cambio di marcia che proietta l'Italia al vertice della gerarchia navale europea, lasciando alleati e rivali a chiedersi come abbiano fatto a sottovalutare un simile salto di qualità. Preparatevi perché stiamo per svelare i segreti della LHD Trieste, il gioiello tecnologico che sta ridefinendo il concetto stesso di supremazia marittima. Stiamo per entrare nel vivo dell'analisi, e se sentite già che questo video cambierà il vostro modo di vedere la marina militare, fatecelo sapere subito con un mi piace e iscrivetevi, perché questo è solo l'inizio. Per capire la portata rivoluzionaria della Trieste, dobbiamo prima guardare al mondo per cui è stata pensata. Dimenticate le battaglie navali del passato, con flotte schierate in attesa del colpo di cannone. Il XXI secolo ha trasformato il mare in un'arena infinitamente più complessa, e nessun mare è più instabile e strategicamente vitale del Mediterraneo. Questo non è solo il Mare Nostrum dei Romani, oggi è un medio oceano, un incrocio ribollente di interessi globali e tensioni. A sud, le coste del Nord Africa e del Sahel sono un arco di instabilità, da cui si propagano traffici illeciti, terrorismo e crisi umanitarie. A est, il Levante e il Mar Nero sono teatro di scontri geopolitici. Le rotte commerciali, vere e proprie arterie per l'economia italiana ed europea, sono costantemente a rischio. Canali come Suez sono diventati colli di bottiglia dove una singola crisi può inceppare l'economia globale. In questo scenario, una marina moderna non può più permettersi di essere specializzata. Non basta avere fregate antisommergibile o una portaerei per il combattimento aereo. Le sfide di oggi chiedono una risposta potente, rapida, flessibile e costante. La vera domanda che ha tormentato per decenni gli stati maggiori è stata: come si può proiettare forza su una costa ostile, fornire aiuti umanitari dopo un disastro, comandare un'operazione internazionale e garantire la supremazia aerea su un'area di crisi? Tutto insieme e a migliaia di chilometri da casa. Le marine più grandi risolvono il problema schierando intere flotte: una portaerei, navi d'assalto anfibio, navi ospedale e navi logistiche. Un dispiegamento enorme e costosissimo. Per una potenza europea, anche per le più grandi come Regno Unito e Francia, è quasi impossibile sostenere un simile sforzo su più fronti. Questa era la sfida, un problema strategico che sembrava irrisolvibile, fino ad oggi, perché la risposta italiana a questa complessa equazione è un capolavoro di ingegneria e dottrina militare. Una nave che non ha bisogno di un'intera flotta, perché è essa stessa un'intera flotta. Questo scenario geopolitico è in costante evoluzione, e quello che è vero oggi potrebbe essere superato domani. Quindi, per avere aggiornamenti quotidiani e analisi sul campo di ciò che accade nel Mediterraneo e nel mondo, il nostro blog è la vostra sentinella. Trovate il link in descrizione per non farvi mai cogliere impreparati. La LHD Trieste, con il suo distintivo ottico L9890, non è semplicemente una nave. È una piattaforma strategica multiruolo. Con i suoi 245 metri di lunghezza e un dislocamento che a pieno carico supera le 36.000 tonnellate, è la più grande e potente unità navale entrata in servizio nella Marina Militare Italiana dal secondo dopoguerra. Ma i numeri, per quanto impressionanti, non le rendono giustizia. La sua genialità sta nel concetto di uno per tutto. È stata progettata fin dal primo bullone per essere un coltellino svizzero della guerra moderna, capace di fare il lavoro che prima richiedeva 3, 4 o anche 5 navi diverse. L'analisi che state per vedere è dettagliata, ma è solo un assaggio della profondità che raggiungiamo nella nostra rivista digitale. Quindi se volete approfondimenti esclusivi, schede tecniche e persino la possibilità di avere poster ad alta definizione di questi giganti d'acciaio sulla vostra parete, visitate il nostro sito. È il passo successivo per i veri appassionati di strategia. Analizziamolo pezzo per capire come questo gigante d'acciaio sia diventato la soluzione al complesso puzzle del Mediterraneo. La prima cosa che si nota del Trieste è il suo enorme ponte di volo. Lungo 230 metri e largo 36, è un'area operativa di quasi 7.400 metri quadrati. A prua spicca un dettaglio: lo sky jump, ovvero il trampolino inclinato che letteralmente lancia gli aerei verso il cielo. Questo non è un ponte per soli elicotteri, è il regno del caccia più avanzato del pianeta, l'F-35B Lightning II. La Trieste è stata concepita fin dall'inizio per operare con la versione a decollo corto e atterraggio verticale, STOVL, dell'F-35. Questo significa che l'Italia, insieme all'ammiraglia Cavour, dispone ora di 2 piattaforme capaci di proiettare caccia di quinta generazione ovunque nel mondo.
A Trieste poi può imbarcare un gruppo di volo misto e in configurazione portaerei si stima possa ospitare fino a una ventina di F-35B. Cosa significa in pratica? Significa avere un'arma invisibile ai radar nemici, che può imporre una no-fly zone, colpire obiettivi strategici in profondità e proteggere le forze da sbarco con una copertura aerea impenetrabile. L'F-35 non è solo un aereo, è un sensore volante, capace di raccogliere un'enorme quantità di dati e condividerli in tempo reale con la nave e con le altre forze alleate. A completare la componente aerea c'è una flotta di elicotteri pesanti come gli AV-101 e gli NH-90, fondamentali per la lotta antisommergibile, il trasporto truppe e il soccorso. Il ponte ha ben 9 punti di decollo, consentendo operazioni aeree intense e simultanee. Un'altra caratteristica chiave, ispirata alle portaerei britanniche classe Queen Elizabeth, è la presenza di 2 isole di comando separate, una prua per la navigazione e una poppa per il controllo del traffico aereo. Questa separazione ottimizza lo spazio e aumenta l'efficienza e la sicurezza delle operazioni di volo. 2 enormi elevatori da 42 tonnellate spostano rapidamente i velivoli tra il ponte e l'hangar sottostante. Ma fermatevi un attimo a pensare. Quanti dei vostri amici sanno che l'Italia possiede una capacità aerea così avanzata? Beh, probabilmente pochi. Quindi inviate questo video a chi ancora sottovaluta il nostro paese. È ora di mostrare loro la realtà dei fatti. Se la capacità aerea è il pugno della Trieste, la sua capacità anfibia è il tridente. È qui che la nave rivela la sua natura di LHD, Landing Helicopter Dock. Nascosto sotto il ponte hangar c'è il suo segreto più impressionante, ovvero un bacino allagabile lungo 55 metri e largo 15. Non è un semplice vano, attenzione, è un vero e proprio porto interno. I portelloni di poppa si aprono, la nave si abbassa leggermente e il bacino si riempie d'acqua. Da questo ventre d'acciaio emergono i mezzi da sbarco che portano a terra il cuore delle forze di proiezione italiana, la Brigata Marina San Marco. La Trieste può ospitare 4 mezzi da sbarco tipo LCM, ognuno capace di trasportare un carro armato Ariete. In alternativa, può lanciare mezzi più veloci come gli Overcraft LCAC o i catamarani LCAT, capaci di raggiungere la costa da decine di chilometri di distanza, al sicuro dalle difese di nemico. Oltre al bacino, la nave ha un enorme garage da 1200 metri lineari per decine di veicoli corazzati, camion e mezzi logistici. In totale, la Trieste può trasportare e proiettare un intero battaglione di oltre 600 soldati equipaggiati di tutto punto. Mettiamo un attimo però insieme i pezzi. Immaginate la scena. Da lontano, gli F-35 decollano per neutralizzare le difese costiere. Subito dopo, gli elicotteri d'assalto portano i fucilieri di marina dietro le linee nemiche. E infine, dal bacino della Trieste emergono i mezzi da sbarco con i carri armati e i blindati. Tutto questo orchestrato, lanciato e comandato da una singola nave. Questa è la capacità operativa della LHD Trieste e immagino che la potenza combinata di cui abbiamo appena parlato vi abbia impressionato. Allora, supportate il nostro lavoro per portare alla luce altre eccellenze nascoste. Iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna analisi e scriveteci nei commenti quale altro gioiello della tecnologia militare vorreste che analizzassimo con questo livello di dettaglio. Ma una piattaforma così potente sarebbe quantomeno inutile senza un cervello all'altezza e uno scudo per proteggerla. La Trieste è stata progettata per essere una nave ammiraglia, un centro di comando e controllo galleggiante. Il suo occhio principale è uno dei sistemi radar più avanzati al mondo, un'eccellenza italiana di Leonardo, il Kronos Dual Band. Questo sistema include il radar L-Band Kronos Power Shield, con capacità di sorveglianza a lunghissimo raggio, in grado, secondo alcune fonti, di tracciare minacce balistiche fino a 1500-2000 km di distanza. Può tracciare centinaia di bersagli contemporaneamente, discriminando tra aerei, missili e droni. Per difendersi, la Trieste si affida a un sistema a strati. La prima linea sono gli F-35B, la seconda i sistemi missilistici, perché la nave è predisposta per l'installazione di lanciatori verticali VLS Silver A50, pronti a ospitare i missili della famiglia Aster, estremamente efficaci contro minacce aeree e missilistiche. E come ultima linea di difesa, la nave è armata con 3 cannoni super rapidi 8 Melara da 76 mm, gioielli della tecnologia italiana capaci di sparare proiettili guidati DART con precisione chirurgica contro missili, aerei o piccole imbarcazioni. Questo scudo a più livelli rende la Trieste quindi un osso duro, capace di operare in autonomia anche in ambienti ad alta minaccia. Sistemi come il Kronos Dual Band sono al centro delle cronache geopolitiche quasi ogni giorno, anche se non vengono nominati. E per capire davvero le notizie che leggete sui giornali, dalle tensioni nel Mar Rosso agli equilibri del Pacifico, dovete conoscere la tecnologia che c'è dietro. Quindi credo che il nostro blog sia l'aggiornamento di intelligence di cui avete bisogno per collegare i punti. Anche questa volta link in descrizione. La vera genialità della Trieste, ciò che realmente la distingue, è la sua natura dual use. È un'arma formidabile, ma anche uno straordinario strumento di pace e soccorso. Sembra quasi una beffa,
Però nelle sue viscere la Trieste ospita un ospedale da campo di livello NATO Roll 2 Enhanced. Una struttura sanitaria con sale operatorie, terapia intensiva, laboratori, una sala TAC e decine di posti letto, più grande e attrezzata di molti ospedali di piccole città. E in caso di disastro naturale, il Trieste può arrivare in poche ore e diventare il principale centro di soccorso medico. Inoltre, la nave è in grado di produrre acqua potabile e fornire energia elettrica a una piccola comunità a terra. Può diventare un hub logistico per la protezione civile, usando i suoi mezzi per distribuire aiuti. E in un'epoca in cui il soft power è cruciale, questa capacità rende il Trieste uno strumento geopolitico di valore inestimabile. Quindi questa doppia anima guerriera e umanitaria è forse il segreto più grande della Trieste. È una storia che merita di essere raccontata. Condividete questo video con chi pensa che la spesa militare sia solo distruzione. Mostrategli come l'ingegno strategico possa anche essere una potentissima forza al servizio dell'umanità. Ma ora che abbiamo visto i pezzi del puzzle, uniamoli. Cosa significa Trieste per l'equilibrio navale europeo? Iniziamo dal Regno Unito. La Royal Navy ha due portaerei, la HMS Queen Elizabeth e la HMS Prince of Wales. Con 65.000 tonnellate, sono oggettivamente più grandi e possono imbarcare più F-35B. Sono piattaforme potentissime per proiettare potere aereo, ma sono anche più specializzate. Non hanno un bacino allagabile, né capacità anfibie integrate o un ospedale paragonabile a quello della Trieste. Quindi per le operazioni di sbarco hanno bisogno di una scorta di navi anfibie. Passiamo poi alla Francia. La Marine Nationale ha la Charles de Gaulle, un gioiello a propulsione nucleare con autonomia quasi illimitata. Imbarca i cacciarafale, ma, come le navi britanniche, è una portaerei pura, focalizzata su un unico ruolo, senza le capacità anfibie e di supporto della Trieste. Infine la Spagna, con la sua Juan Carlos. Concettualmente è la nave più simile alla Trieste, essendo anch'essa una LHD da circa 27.000 tonnellate che può operare con gli F-35B. Ma le somiglianze finiscono qui, perché il Trieste è significativamente più grande, con un dislocamento superiore di oltre 10.000 tonnellate, un ponte di volo più ampio, impianti aeronautici più moderni e una capacità di carico, sia aereo che anfibio, decisamente superiore. La Juan Carlos è un ottimo progetto, ma Trieste ne rappresenta l'evoluzione su una scala completamente diversa. E quindi il quadro è chiaro. Nessuna singola nave in Europa può fare tutto ciò che fa la Trieste. Nessuna integra in un unico scafo le capacità di una portaerei di quinta generazione, una nave d'assalto anfibia, una nave comando e una nave ospedale. La sua polivalenza non è un compromesso, ma la sua più grande forza. Rende la Marina Militare Italiana incredibilmente efficiente e flessibile. E questo confronto mette nero su bianco una nuova realtà. Conoscete qualcuno, magari un amico all'estero, convinto della superiorità della Royal Navy o della Marine Nationale? Inviategli questo video, non per presunzione, ma per iniziare un dibattito serio e informato basato sui fatti. E vediamo poi cosa ne pensano anche loro. Per apprezzare la rivoluzione del Trieste, facciamo anche un passo indietro. L'ultima volta che l'Italia ha messo in mare navi di dimensioni simili sono state le corazzate della classe Littorio durante la Seconda Guerra Mondiale. Giganti da oltre 40.000 tonnellate, progettati per un unico scopo: distruggere la flotta nemica. La loro storia, però, fu segnata dai loro limiti, soprattutto dalla mancanza di una copertura aerea integrata. Il Trieste rovescia completamente quella filosofia. Dimostra che il potere navale oggi non si misura più in calibro dei cannoni, ma in flessibilità, integrazione e capacità di proiettare effetti strategici, non solo proiettili. È il passaggio dalla forza bruta alla potenza intelligente. Con la consegna alla Marina Militare nel dicembre 2024 e il suo progressivo raggiungimento della piena capacità operativa, l'Italia non ha solo aggiunto una nave alla flotta, ha acquistato uno strumento che funge da moltiplicatore di forza per l'intera difesa, consolidando il suo ruolo di potenza marittima di primo piano nel Mediterraneo. E avete appena assistito a un cambio di paradigma storico, il passaggio dalla forza bruta alla potenza intelligente. Se volete continuare a essere testimoni di queste trasformazioni epocali e capirle prima di tutti gli altri, c'è solo una cosa da fare: iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Non vorrete perdervi il prossimo capitolo. Ma tornando a noi, siamo partiti da una domanda: come può una singola nave rendere una nazione una potenza navale così importante in Europa? Beh, la risposta ora dovrebbe essere chiara. Non è una questione di dimensioni o numeri di missili, è una questione di versatilità. L'LHD Trieste è un concentrato di potere aereo, anfibio, di comando e umanitario, senza eguali in tutto il continente. È la nave giusta al momento giusto. È la risposta italiana alle complesse sfide di un mondo instabile. E mentre altre marine sono costrette a scegliere se schierare una portaerei, una nave anfibia o una nave ospedale, l'Italia può schierare la Trieste, che è tutte queste cose insieme. E questa capacità di adattamento, questa imprevedibilità strategica, è ciò che genera rispetto.
È ciò che costringe potenziali avversari a pensarci due volte, perché non è il timore della distruzione, ma il rispetto per l'incertezza, per non sapere quale delle sue tante facce la Trieste mostrerà. E quindi il Trieste non è solo l'orgoglio di Fincantieri e della Marina Militare, è il simbolo di un'Italia che ha capito le nuove regole del potere marittimo e ha deciso non solo di giocarle, ma di riscriverle a proprio vantaggio. Ma voi di tutto ciò cosa ne pensate? Quello che avete sentito è davvero questo game changer per la Marina Militare e per gli equilibri europei? Beh, diteci la vostra nei commenti qui sotto. E se questa analisi vi è piaciuta e volete scoprire altri segreti del mondo della difesa e della geopolitica, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie per avermi seguito e alla prossima!